In questa lezione parleremo delle tre interpretazioni fondamentali della meccanica quantistica, ovvero le tre interpretazioni che derivano dal tentativo dei fisici nel Novecento fondamentalmente di rispondere a questa domanda: perché il microcosmo ha una doppia natura? Cioè, perché le particelle a volte si comportano come vere particelle, a volte come onde? Le tre interpretazioni si sintetizzano nella visione di de Broglie e Schrödinger la prima, nella visione di Max Born la seconda, e nella visione di Heisenberg e Bohr, Niels Bohr, quindi non Max Born, che sono evidentemente due persone diverse. La terza è anche detta interpretazione di Copenhagen, che è quella più usata, diciamo così, a livello filosofico dai fisici. Fondamentalmente le risposte sono, ve lo dico brevemente, poi cercheremo di analizzarle nel dettaglio. De Broglie e Schrödinger pensano, soprattutto Schrödinger, che la realtà sia fatta di onde, quindi che le particelle non siano particelle, siano onde a tutti gli effetti, ma che sembra che si manifestino come particelle. L'interpretazione di Born invece riguarda la probabilità, cioè lui crede, interpreta le particelle come particelle, la descrizione ondulatoria come una pura scelta matematica, e infine l'interpretazione di Copenhagen, quella di Heisenberg e Bohr, che vedremo che è un po' quella che riassume tutto in sé, in un certo senso, e nella quale campeggia il principio di indeterminazione, ma soprattutto a livello interpretativo il principio di complementarietà di Bohr, cioè le particelle sono onde e particelle contemporaneamente. Schrödinger nasce a Vienna ed è ben rappresentabile Schrödinger con questa immagine perché era famoso per le sue conquiste amorose. All'età di 37 anni entra in contatto con l'idea di de Broglie, della doppia natura della materia, e questa cosa lo illumina. Se il microcosmo ha una doppia natura, devo trovare il modo di tirare fuori un'equazione d'onda che descriva il microcosmo, e possibilmente potrei sfruttare questa cosa all'interno dell'atomo, visto che il signor de Broglie ha aperto il campo concentrandosi sulla questione appunto del comportamento ondulatorio degli elettroni all'interno di un atomo di idrogeno, come vi ricorderete dall'ultima lezione. E così decide di andare a lavorare su questo concetto che, come potete capire, è un concetto principalmente matematico, perché trovare l'equazione d'onda è un problema principalmente matematico. La leggenda vuole che Schrödinger si richiudesse, ecco qua che arriva il gossip, si richiudesse con una sua amante in montagna per lavorare sulla questione, perché, come egli diceva, durante l'amplesso vengono le illuminazioni. Lui aveva questa idea. Durante l'amplesso vengono le illuminazioni. Tuttavia, i calcoli matematici che prevedono la costruzione di un'onda semplice non sono particolarmente difficili. Ma qua non siamo davanti a un'onda semplice, ok? Qua siamo davanti a un'onda che come minimo è tridimensionale, quindi è già in partenza più difficile. E poi stiamo parlando di meccanica quantistica, quindi deve venire fuori la costante di Planck, devono venire fuori le variazioni di questo elettrone all'interno dell'atomo nei diversi livelli energetici, o meglio nei diversi stati stazionari che crea l'ondulazione, la vibrazione dell'elettrone e così via. Insomma, Schrödinger ha un urgente bisogno di un amico matematico. Hermann Weyl era un grande matematico al tempo, ha scritto anche dei libri bellissimi, i quali si chiama Il mondo aperto, se vi dovesse interessare se vi dovessero interessare le commistioni tra matematica e filosofia, perché lui è stato anche un grande pensatore in questo senso. Allora Schrödinger chiama il suo collega Hermann, il suo amico Hermann, e gli chiede una mano a risolvere questo problema, riuscire a trovare un'equazione d'onda che descriva il comportamento ondulatorio dell'elettrone. Hermann Weyl cosa risponde? Risponde, caro mio, ma io ho da fare, non è che posso stare lì
Questo richiede impegno, richiede almeno qualche settimana di lavoro, eccetera, eccetera. E allora Schrödinger gli propone, diciamo, di giacere con sua moglie, cioè nel senso gli dà in cambio, no? In cambio di questo favore matematico, gli dà sua moglie. E dice facciamo così, tu ti prendi mia moglie, te ne stai un po' con lei, però allo stesso tempo mi fai questo favore. Quindi la leggenda vuole che sia successo questo. Ora, se sia vero o non sia vero non si sa, di sicuro Anne-Marie, che era la moglie di Schrödinger al tempo, era una bella donna, perciò, come vi dicevo, eravamo nella Vienna bohemienne, no? Dei primi del secolo, quindi è anche possibile che non sia così assurda la cosa, no? Anche se a noi può sembrare folle. Questa equazione d'onda arriva. È un'equazione un po' complicata, io vi ho scritto qualcosina qui, no? Vi ho detto che questa, fra l'altro, notate che è la tomba di Schrödinger che è stato seppellito insieme alla moglie. Fu invitato da Einstein, che lo considerava un grandissimo fisico, anzi disse, quando Schrödinger tirò fuori questa equazione, disse che era frutto di puro genio, disse Einstein a Schrödinger in una famosa lettera. Fece un po' di giri nelle università d'Europa, tra cui Princeton, dove in quel momento stava Einstein. Einstein ha chiuso la sua carriera, tra virgolette, a Princeton, no? Negli Stati Uniti, dopo essere emigrato con l'ascesa del nazismo. Ebbene, Schrödinger fu rifiutato dall'Università di Princeton perché, sebbene il suo curriculum fosse di tutto rispetto, si presentò all'università con la moglie e l'amante contemporaneamente. Nessuno l'accettò tranne l'Università di Dublino, dove alla fine non entriamo nel dettaglio, vi dico alcune cose, per esempio c'è la I. La I è il parametro dei numeri complessi, anzi dei numeri immaginari, no? La I sta per immaginario, cioè la radice quadrata di meno 1. Ricordatevi che nella matematica ordinaria, cioè nei numeri reali, quelli che studiate voi tipicamente, è bandita l'idea della radice quadrata di un numero negativo, cioè infatti quando fate lo studio di funzione e trovate che il risultato è una radice con un numero all'interno, imponete che questo numero, con una x all'interno, imponete che questa x sia maggiore, che il radicando sia maggiore o uguale a 0, campo di esistenza, altrimenti dite non esiste. In realtà non è che non esiste. Se la radice quadrata prevede all'interno un numero negativo, entriamo in un altro campo che non è quello dei numeri reali, ma è quello appunto dei numeri immaginari. Quindi la I sta a rappresentare quello, e poi e questo anche dovrebbe suscitarvi delle interessanti riflessioni, potrebbe suscitarvi se non altro, cioè i numeri immaginari descrivono una realtà, quindi al di là dei numeri reali, i numeri immaginari possono descrivere una cosa che succede davvero? Nel microcosmo sì, addirittura questa proprietà della I, cioè della radice quadrata di meno 1, aiuterà un altro grande fisico, Paul Dirac, un altro stranino anche lui, a scoprire l'antimateria. Antimateria, argomento interessantissimo che accenneremo. Poi c'è la famosa H tagliata, come vedete, quindi vedete che la costante di Planck rientra, H diviso 2π greco, 6,63 per 10 alla meno 34 joule per secondo, sempre lei. Poi c'è la psi, così si chiama, la psi è questo simbolo greco che vedete, con un puntino davanti, che vuol dire la derivata rispetto al tempo della psi. E poi invece sulla destra, nel membro a destra dell'uguale, vedete che c'è la psi non derivata. Questa è proprio la funzione d'onda. Poi H è un parametro, è l'operatore hamiltoniano. Ho voluto accostare questa immagine a quest'altra, che è quella di Boltzmann, perché anche Boltzmann nella sua lapide ha una simpatica formula, l'equazione di Boltzmann appunto, che è quella del secondo principio della termodinamica. Cioè, ricordatevi, ne abbiamo parlato l'anno scorso, che Boltzmann
è quello che è riuscito a ricondurre i fenomeni del calore a fenomeni meccanici, cioè di movimento delle particelle. È stato un grande genio Boltzmann. È lui che ha intuito, uno di quelli che ha intuito l'esistenza reale degli atomi, tanto che li ha usati per descrivere appunto questi fenomeni, atomi e molecole. E infatti è considerato uno dei padri del determinismo. La cosa curiosa è che la meccanica quantistica è antideterministica. Vi ricordo che nella meccanica quantistica, se le particelle si comportano da particelle, e questo è quello che succede nella vita reale, la posizione e la velocità di una particella devono essere sempre definite, in ogni momento. E la velocità implica che anche la quantità di moto sia definita, visto che la quantità di moto è massa per velocità. Ora, questa regola, diciamo così, questo principio deterministico prevede che voi riusciate a studiare quello che c'era prima e dopo la posizione di una particella in moto, semplicemente conoscendone la posizione e la velocità. Cioè, mi spiego meglio, se un giocatore di baseball colpisce la palla con la mazza, voi, se conosceste quindi la direzione e la velocità con cui viene colpita, sareste in grado di prevedere dove va a finire la pallina. Cioè ogni momento quindi di come dire, conoscere la sua completa traiettoria, no? Sapete se farà un fuoricampo, se non farà un fuoricampo, se romperà il vetro del palazzo vicino, se prenderà qualcuno nell'occhio, ok? Il determinismo è proprio questo, riuscire a capire tutto, perché tutto è determinato a patto di conoscere le condizioni, quindi soprattutto la posizione e la velocità. Guardate che questa roba qui, da quest'idea deterministica, viene tutta la concezione filosofica per la quale se io teoricamente riuscissi a conoscere la posizione, la velocità, quindi le condizioni iniziali, tra virgolette, di qualsiasi particella dell'universo, sarei capace di prevedere dove sta andando l'universo, ok? Cioè sarei capace di prevedere, tra virgolette, il futuro. Come capite bene, questa posizione prevede un annullamento, tra virgolette, del libero arbitrio, no? Cioè in questa concezione non è contemplata la coscienza umana. Stiamo parlando di fisica, quindi di parte materiale del mondo che ci circonda. Invece il problema è che nella meccanica quantistica la traiettoria non è un termine che può descrivere l'onda, perché se guardate il disegno sulla destra, l'onda è distribuita nello spazio. Questo esempio è il sasso buttato nello stagno, va bene? Se io butto il sasso nello stagno, si formano delle onde, giusto, sulla superficie, o più o meno in centro, vedete, sasso, questo qui, no? Che genera queste onde, va bene? Ma queste onde, cioè la caratteristica delle onde è che non sono definite da una posizione precisa, ma è distribuita. Cioè io non posso dire l'onda è solo qui, o l'onda è solo qui, o l'onda è solo qui. No, l'onda è qui, qui, qui e qui contemporaneamente. Cioè l'onda non sceglie una posizione, è sparpagliata nello spazio. Probabilmente è per questo che piaceva a Schrödinger. A Schrödinger non piaceva scegliere una sola donna, capite? Aveva diverse donne contemporaneamente. È la stessa cosa qui. L'onda ha diverse posizioni contemporaneamente. Qua vi ho scritto che per spiegare la posizione definita viene introdotto il concetto di onda pilota o di collasso a pacchetto d'onda, cioè il problema di questa visione, il problema di questa interpretazione, cioè quella per la quale le particelle sono onde, ok? È dovuta, ok, faccio un piccolo passo indietro. Quando vi ho parlato delle tre interpretazioni della meccanica quantistica, vi ho detto che la prima
quella di de Broglie e Schrödinger, prevede che il microcosmo sia fatto di onde, ok? Ma attenzione, il fatto che il microcosmo abbia anche una natura ondulatoria non è discusso, o almeno da De Broglie in avanti non è più discutibile. Il problema ma è una particella che si comporta come onda? Oppure è un'onda che ogni tanto si comporta come particella? O che cos'è questa roba? No? In cosa consiste il microcosmo? Questa è la domanda che ci siamo fatti all'inizio. Se il microcosmo fosse fatto di onde e non di particelle, come si spiega il comportamento particellare dell'onda? Cioè, come si spiega, per esempio, il fenomeno dell'effetto fotoelettrico? Oppure come si spiega il fatto che nella doppia fenditura, quando metto un rivelatore di fotoni o se preferite, di elettroni, il comportamento è corpuscolare non ondulatorio? Cioè riesco a conoscere la posizione di una particella precisamente? Allora, per ovviare a questa domanda alla quale di per sé non si può rispondere, Schrödinger si inventa, assieme ad altri fisici, non solo lui, il fatto che dietro quest'onda ci sia un'onda pilota e che quando la osserviamo, l'onda, collassa a pacchetto d'onda. Cioè nel microcosmo, se vi ricordate, abbiamo detto che l'osservazione cambia l'esperimento. Cioè la misurazione di un fenomeno, quindi la sua osservazione, determina un cambiamento del fenomeno stesso, perché c'è un'interazione dei fotoni, evidentemente, con le particelle che sto misurando e controllando o semplicemente osservando. Ebbene, quando avviene questo, il fenomeno cambia tendenzialmente da fenomeno ondulatorio a fenomeno corpuscolare, se vi ricordate l'esperimento della doppia fenditura. E lui dice: non è un vero corpuscolo, è un'onda che è collassata a pacchetto, cioè la sua energia si è concentrata istantaneamente in un punto. Quindi è sempre un'onda, ma ci sembra una particella perché si è come contratta, no? Collassata a pacchetto d'onda vuol dire questa cosa qui, che è diventata un'onda talmente piccola e concentrata che sembra una particella. Ora, questa visione qui comunque lascia dei dubbi. Il primo fra tutti, inizio a accennarvelo, poi ne parleremo alla fine della lezione, è che se c'è un collasso a pacchetto d'onda, il collasso deve essere istantaneo, cioè appena guardo l'onda collassa, ma il termine istantaneamente in fisica è un termine pericoloso, perché è un termine che prevede il superamento della velocità della luce. Cioè in natura non c'è nulla di istantaneo, poi in realtà vedremo che qualcosa c'è, ma è un altro discorso, perché c'è il limite della velocità della luce. La velocità della luce è un limite dell'universo, se vi ricordate, e per quanto grande sia, 300.000 km al secondo, è pur sempre finita. Se invece il collasso di un'onda è istantaneo, vuol dire che supera la velocità, questa velocità limite, perché diventa una velocità infinita quella del collasso, e questo non va bene, non funziona. Chi ci dà una mano a ovviare a questa situazione? Max Born, di cui vi ho parlato poc'anzi. Ok? Questo signore che alla fine anche lui vincerà il premio Nobel, nonostante lo vinca molto più tardi degli altri, nonostante lui sia stato il maestro come vi dicevo, di tantissimi premi Nobel, peraltro, tra cui Heisenberg il più importante. Su Born, fra l'altro, c'è un episodio simpatico, quando lui fuggì durante il nazismo, durante le persecuzioni razziali, fuggì in Inghilterra, sembra che sceso dal treno a Londra abbia visto, immaginatevi il terrore che assale i tedeschi durante la salita al potere di Hitler, no? In particolare nella comunità scientifica era stata fatta una strage, tra virgolette, cioè quasi tutti i grandi scienziati erano dovuti fuggire e chi era rimasto aveva rischiato grosso, se avevano delle origini ebraiche o se avevano delle collusioni, diciamo così,
con colleghi che avevano origini ebraiche, tanto che questo ha dato adito per esempio a personaggi come Leonard o Geiger di tradire i compagni e comportarsi un po' da infami. Comunque, uno di quelli che fugge in Inghilterra è proprio lui, Max Born. Quando scusate, quando il treno arriva a Londra, lui vede un cartello che recita Born to be hanged, cioè Born deve essere impiccato, ok? Gli viene un coccolone, perché pensa di essere finalmente riuscito a fuggire dal nazismo, sente gli occhi puntati su di sé e legge questo cartello in cui c'è scritto che lui deve essere impiccato. Quando scende dal treno, per fortuna capisce che lui non era l'invettiva di questo cartellone, che era un manifesto di uno spettacolo teatrale che non recitava Born deve essere impiccato, ma nato per essere impiccato, chiaramente, no? Lui è assolutamente entusiasta dell'equazione d'onda di Schrödinger, ma non pensa che le particelle siano davvero onde. Lui pensa che le particelle siano particelle, ma che la funzione d'onda serva a descrivere la probabilità di trovarne in un posto. Ora, la probabilità è strettamente legata alle funzioni d'onda. L'onda di cui parla Schrödinger non è un'onda reale, è un'onda astratta, cioè è un'onda di probabilità, è un'onda matematica, quindi non è che descrive la realtà in quanto tale, descrive quello che può succedere alla realtà. Quindi la probabilità di trovare una particella in un posto o in un altro. Cioè l'andamento ondulatorio non è un andamento reale, ma è un andamento descrittivo, puramente matematico. Ma le particelle rimangono delle particelle, non sono delle onde, secondo Born. Ok? Questa visione è importantissima, tanto che tuttora si usa l'idea di Born della probabilità, perché a livello applicativo ce ne possiamo sbattere, scusate il termine, delle interpretazioni, tra virgolette. Non è proprio così, però diciamo che possiamo anche fare a meno, ok, di capire che cosa vuol dire interpretare una teoria, se siamo dei meri applicatori, dei meri sperimentatori, no, delle situazioni. Non era così per i fisici del Novecento, soprattutto fino agli anni 60-70. Adesso c'è talmente una parcellizzazione del lavoro che si è arrivata, ahimè, a questo paradosso per cui magari uno è un genio in un campo ed è un completo idiota in un altro, no? Ma un tempo non era così, quasi tutti i fisici hanno fatto riflessioni filosofiche, come è giusto che sia, peraltro. No? Perché non si può essere avulsi al senso di quello che stiamo facendo, no? Bisogna ragionare sulle cose che si fanno. Immaginatevi un nucleo di un atomo e intorno uno sciame d'api, ok? Sferico, per esempio, che è il primo livello energetico, il primo sottolivello, per esempio. Ebbene, questo sciame d'api non sono gli elettroni che sciamano, ma è l'elettrone che ha la probabilità di trovarsi più o meno in un posto o nell'altro. Ovvero, Born dice, l'equazione d'onda di Schrödinger ci serve a trovare la densità di probabilità, in particolare il quadrato del modulo dell'equazione d'onda, questo qui, ci serve a calcolare la densità di probabilità che l'elettrone sia in quel punto, in quel momento. Quindi è un calcolo probabilistico, dice Born, quello che ci aiuta a descrivere il microcosmo. Guardate che questa roba qui è abbastanza sconvolgente, cioè perché implica, non so se ci fate caso da soli, ma implica che non c'è più una certezza, cioè il determinismo qui va a farsi benedire perché non è più è sicuro che è così, va sicuramente così, no. Qua siamo nel campo di è probabile che succeda questo. Facciamo un esempio banale. Se io guardo la luce che in questo momento, anche se c'è un pallido sole, entra attraverso le mie finestre, vi posso dire che la luce che passa è più o meno il 70%
della luce entrante. Il 30% viene respinto dalla finestra, ok? Tant'è che quando chiudete una finestra c'è un po' più di buio rispetto a quando la finestra è aperta, perché più o meno si perde il 30% di luminosità, il 30% di luce, ok? E questo va bene, uno può dirlo anche nel macrocosmo, evidentemente, questa roba qui, ma se io mi riferisco al singolo fotone, cioè se io immagino il singolo fotone che parte dal Sole e arriva in camera mia, perché è quello che succede peraltro, ma che ne so se quel fotone passerà o non passerà il vetro della mia camera? Come faccio a dirlo? Non posso dirlo. Cioè, questa è la cosa sconvolgente. Posso solo dire che c'è una probabilità del 70%, perché i vetri che costruiscono oggi hanno più o meno un tipo di schermatura di questo tipo, c'è la probabilità del 70% che il fotone passi. Cioè, posso semplicemente dire che se su 100 fotoni circa 70 passeranno e circa 30 verranno respinti. Ora, questa roba qui è agli antipodi del determinismo, perché vorrebbe dire che io non so cosa succede alla singola particella fotonica. E se per estensione la portiamo agli elettroni, capite che le cose si complicano tremendamente. Nel microcosmo non posso usare, come dicevamo all'inizio, le leggi del macrocosmo. Il terzo che azzarda un'interpretazione del microcosmo è Heisenberg, che poi verrà appunto supportata da Bohr con la famosa interpretazione che è quella che attualmente i fisici, diciamo, reputano la più attendibile in un certo senso, ok? Ovvero la famosa interpretazione di Copenaghen. Si chiama così perché questi signori studiavano a Copenaghen, perché Bohr era riuscito a istituire un grandissimo centro di studio di fisica teorica, talmente grande che diventò il più importante centro di fisica teorica dagli anni 20 fino al primo dopoguerra del mondo, cioè i più grandi geni della fisica si incontravano a Copenaghen. Quindi è stata una cosa straordinaria questa qui. E fra l'altro, piccola curiosità, sapete chi finanziò la costruzione del centro, eccetera, eccetera? Fu una ditta che probabilmente i bevitori di birra di voi conoscono, cioè la Carlsberg. La Carlsberg è la birra danese ed è quella che ha finanziato le ricerche della fisica in quegli anni, ok? Quindi ogni volta che bevete una Carlsberg state rendendo omaggio alla fisica moderna, in particolare alla meccanica quantistica, va bene? Sappiatelo. Però questo non vuol dire che dovete sbronzarvi in continuazione per rendere omaggio ai fisici, non c'è bisogno. Il principio di indeterminazione di Heisenberg, così famoso, così nominato, che cos'è? Io vi ho scritto la formula, perché partiamo dalla formula e poi cerchiamo di capire che cosa ci sta dicendo. La formula dice delta x per delta p o delta q maggiore o uguale ad h fratto 4π greco. Ok? O se preferite h tagliato mezzi, che è la stessa cosa. Allora, che cos'è delta x, cos'è delta p e cos'è h fratto 4π greco? Beh, h fratto 4π greco evidentemente è una costante, no? Perché h è la costante di Planck, di nuovo, 6,63 per 10 alla meno 34 joule per secondo. 4 è un numero, π greco è un numero, anche lui. Quindi è tutto costante, ok? Un numero a numeratore, due numeri a denominatore, ok? Due costanti è un numero intero. E invece delta x e delta p sono gli errori della misurazione, cioè quanto sbaglio misurando qualcosa. Per esempio, delta x è un errore nella posizione, cioè se io devo dire quella roba si trova lì, devo dire si trova per esempio a 5 gradi nord e 3 gradi ovest, no? Oppure posso dire a 5, battaglia navale. No? Oppure posso dire si trova la coordinata x 3 metri e la coordinata y 5 metri, cioè in una posizione. Se è solo unidimensionale, quindi se la traiettoria è rettilinea,
posso dire in quel momento la particella si trova in quel punto, ok? Ma ogni volta che faccio una misurazione c'è sempre un errore nella misurazione, cioè non posso essere mai preciso. O meglio, se sono precisissimo, delta x diventa 0, ok? Cioè la variazione tra la sua posizione reale e quella che ho misurato io coincidono. Quindi non c'è variazione. La posizione è quella reale. La posizione che io ho misurato è quella reale. Allora delta x uguale 0. Se invece faccio un errore, cioè sono impreciso, tra virgolette, la misurazione che sto facendo si scosta leggermente da quella reale. Più delta x è grande, più è grande l'errore che ho fatto, e cioè meno sono preciso nella misurazione. Più delta x è piccolo, maggiore è la precisione nella misurazione della posizione. Stessa cosa, stesso ragionamento vale per la P, cioè per la quantità di moto. Più è grande delta P, quindi maggiore è l'errore che faccio nella misurazione della quantità di moto, cioè della velocità. Minore è delta P, più preciso sono nella misurazione della velocità. Se li vedete sono accostati. Si dice tecnicamente che sono inversamente proporzionali. Se uno cresce l'altro diminuisce. Quindi il principio di indeterminazione ci sta dicendo, ve lo dico in parole povere, che più sono preciso nella misurazione della posizione di una particella, meno lo sono nella misurazione della velocità o della quantità di moto. E viceversa, più voglio sapere a che velocità sta andando una particella, meno saprò dove si trova. Un altro modo di scrivere il principio di indeterminazione di Heisenberg è quello qui a destra, che vedete qui, questo qui. Cioè delta E per delta T sempre maggiore o uguale o circa, se preferite, H su 4π, dove questa volta è delta E l'errore nella misurazione dell'energia e delta T del tempo. Qui sotto vi ho scritto per farvi capire che cosa vuol dire se delta X e delta P, che è il principio di inversa proporzionalità matematica. Allora, se immaginate che delta X sia uguale a 3 e delta P sia uguale a 10, 3 per 10 fa 30. Immaginatevi che questa è la costante che avete sulla destra dell'equazione di Heisenberg. Ora, se delta P cresce, quindi se aumenta l'errore nella sua misurazione della posizione, per esempio diventa 6, per avere 30 a destra deve essere diminuito delta P. Se delta P addirittura lo voglio ridurre a 1, cioè lo voglio ridurre a una precisione ancora più alta, cresce il delta X, quindi cresce l'errore nella misurazione della posizione, perché 1 per 30 fa 30. Se invece voglio essere preciso nella misurazione di delta X, per esempio addirittura ridurlo a uno 0,1, vedete che l'errore nella misurazione della quantità di moto è altissimo. Insomma, eccetera. Cioè, insomma, il concetto è: non posso avere una massima misurazione di precisione sia nella posizione sia della velocità, che è fondamentalmente quello che dicevamo prima, cioè il determinismo va a farsi benedire. Non posso dire, come invece posso dire per una pallina da baseball o da tennis, se preferite. Avete visto ultimamente, negli ultimi anni, delle partite di tennis, c'è il eye hawk, no? L'occhio di falco. Cioè, in pratica c'è un simulatore al computer che reinterpreta il colpo appena lanciato per vedere se effettivamente ha toccato la riga oppure no. Questo succede quando il colpo col tennis è in dubbio, cioè ha toccato la riga ed è buono oppure è fuori dalla riga e quindi è fuori la pallina. Bene, questo simulatore si basa su un principio deterministico, cioè se io con i miei sensori, con le mie telecamere fondamentalmente piazzate in campo, riesco a ricostruire la velocità e la posizione della particella in ogni istante, posso dire se la pallina ha toccato o no il segno per terra, quindi se è dentro o fuori. Questa roba qui, se la pallina da tennis fosse un elettrone, non sarebbe possibile, perché più cerco di misurare con precisione la sua posizione, meno saprò la sua velocità.
Più cerco di misurare la sua velocità, meno saprò della sua posizione, cioè sono in uno stato di indeterminazione che, attenzione, non dipende dalla mia capacità di misurare. Lo stato di indeterminazione dipende esclusivamente dalla natura in sé del microcosmo, cioè un problema ontologico, direbbe un filosofo. Cioè, ontologicamente, la natura ama nascondersi, direbbe Eraclito, non è determinata. Il principio di indeterminazione di Heisenberg prevede la descrizione di una situazione della realtà, cioè il microcosmo è fatto così. Heisenberg, tentando di tirare fuori un'equazione che evidentemente è molto più complessa di così, perché questa, come potete vedere, è monodimensionale, no? Tentando di tirare fuori un'equazione che potesse dare conto del fatto che un elettrone si trova in un livello energetico, poi improvvisamente in un altro e poi in un altro, quindi fa i famosi salti quantici, oppure che a volte sembra comportarsi come un'onda e quindi non ha una posizione definita, anche se ha una velocità definita, e a volte si comporta strettamente come particella. È riuscito a tirare fuori questa equazione che descrive la situazione. Sul perché si potrebbe discutere, nel senso, perché il creatore l'ha fatta così, evidentemente, la natura, o perché la natura, se qualcuno crede che sia fatta da sé, si è fatta da sé così. Che volete che vi dica? Cioè, ricordatevi che la fisica difficilmente risponde ai perché, risponde ai per come. Cioè, il microcosmo è fatto così. Cioè, questa formula descrive assolutamente il microcosmo, è tuttora usata. Il principio di indeterminazione del 1927, se mi ricordo bene la data, è un principio che oggi è comunemente usato in meccanica quantistica. Nella costruzione del vostro cellulare è stato tenuto conto del principio di indeterminazione, tanto per dirne una. Non è che la fisica studia la verità. La fisica tenta di descrivere la natura coi mezzi che abbiamo a disposizione, ma raggiungere la verità è un'altra cosa. Heisenberg e Bohr, quelli appunto delle interpretazioni di Copenaghen. Vi ho scritto molto più che amici, perché erano quasi una famiglia. Heisenberg visse con Bohr e con Margarete, la moglie di Bohr, per anni a Copenaghen. Era come il figlio per loro, era come un figlio per loro, ok? Eppure successe qualcosa, apro questa piccola parentesi perché è tuttora un punto di indeterminazione della storia, se volete. Successe questa cosa che con l'avvento del nazismo, Bohr, che aveva origini ebraiche, ovviamente oppose un rifiuto e si allontanò dall'Europa. Pensate che fece un viaggio dalle coste della Danimarca, arrivò fino all'Inghilterra, nella locazione delle bombe di un caccia, no? Cioè Bohr fece un viaggio collocato dove stanno le bombe dei caccia e riuscì così ad arrivare in Inghilterra, rischiando ovviamente la vita, sia perché il caccia poteva venire abbattuto in qualsiasi momento dai nazisti, sia perché si congelava letteralmente dentro a quelle altezze, a quelle velocità, dentro una cabina che non fosse riparata. Ma c'è un episodio che riguarda, se mi ricordo bene, il 1942, in cui perché vi dico questo? Perché invece Heisenberg rimase in Germania. Heisenberg apparentemente aderì al nazismo. Quindi ci fu una lite furibonda, chiaramente, come potete intuire, e non solo una lite tra i due, che da quel momento non si parlarono più, se non in un'occasione del 1942 in cui, durante la guerra, si incontrarono nel giardino di casa di Bohr. Bohr aveva avuto un lasciapassare per tornare a casa, era comunque sotto sorveglianza. Heisenberg invece era tedesco e anche se i nazisti lo osteggiarono, nonostante lui non avesse rifiutato il nazismo di per sé, almeno non esplicitamente, lo osteggiarono perché dicevano che era amico degli ebrei, Heisenberg, perché difendeva le idee di Einstein, anche lui di origine ebraica, appunto di Bohr, eccetera, eccetera.
Tuttavia gli amici lo considerarono un traditore, in particolare Bohr. Quando ebbero occasione di vedersi, successe una cosa particolare, e cioè Heisenberg cercava di comunicare qualcosa a Bohr in codice, nel senso senza essere esplicite, perché ricordatevi che erano sorvegliatissimi, e Bohr cercava di capire quello che diceva Heisenberg, ma quello che successe dopo il loro incontro fu che Bohr fu confermato nella sua idea che Heisenberg era un traditore e voleva addirittura sapere a che punto era la costruzione della bomba atomica statunitense, perché Bohr partecipò al progetto Manhattan, no? Quello della costruzione della bomba di cui parleremo. E invece Heisenberg disse poi, dopo l'incontro, quando insomma gli alleati liberarono Berlino, eccetera, eccetera, disse che lui invece aveva come idea il fatto di boicottare la costruzione della bomba atomica con i nazisti, tanto che lui rimase in Germania proprio per evitare che i nazisti costruirono la bomba atomica, e voleva fare lo stesso con Bohr, cioè voleva convincere Bohr a boicottare la costruzione della bomba atomica statunitense. Aveva già intuito il danno che sarebbe stato costruire una bomba atomica per l'umanità. Di fatto i nazisti non costruirono la bomba atomica e gli americani sì. Quindi chi abbia detto la verità non si sa, però i fatti sembrano andare verso la cosa che confessò Heisenberg, insomma. Comunque questo rimane un punto di indeterminazione della storia. Ho messo alcune immagini del principio di indeterminazione. Come vedete, più è piccola l'apertura, la fenditura, più posso conoscere la posizione, ma più ampia sarà, per via della diffrazione, se volete, la zona in cui può finire la velocità, no? della particella, e quindi all'essere più precisi nella posizione si è meno precisi nella velocità, e viceversa. Se vedete la fenditura slit, no? La fenditura è piccola, allora la zona della probabilità di distribuzione è grande. Se la fenditura è grande, la probabilità di distribuzione è più concentrata, posso trovare più precisamente la velocità della particella. E infine, e così mettiamo l'ultimo tassello alla interpretazione di Copenaghen, manca un concetto. Alla fine, è un'onda o una particella? Il microcosmo è fatto di onde o di particelle? Ebbene, qua subentra Bohr e dà il colpo di grazia, tra virgolette, all'idea, cioè dice tutte e due contemporaneamente. Cioè la natura è sia particellare sia ondulatoria, a seconda di quello che misuriamo. E usò come simbolo per rappresentare questa situazione il Tao Te Ching, che è l'immagine che vedete qui. La complementarietà, così chiamata da Bohr, è esattamente questo, cioè il microcosmo ha sia la natura ondulatoria sia la natura corpuscolare, ma non le posso vedere contemporaneamente. Sono come due facce di una stessa medaglia. Non posso vedere una medaglia. Ci avete mai fatto caso che non potete mai vedere una moneta sia da una parte che dall'altra contemporaneamente? Se decidete di vedere la testa, lo dovete girare in un posto, in un modo. Se decidete di vedere la croce, la dovete girare dall'altra. Non c'è un modo di vederle entrambe contemporaneamente con gli occhi, chiaro? Non c'è, potete solo immaginarlo, perché una volta che avete visto una parte e poi l'altra, potete intuire cosa c'è dalle due parti contemporaneamente. Ma nel momento in cui guardate una parte, dovete rinunciare a guardare l'altra parte. Questo dice Bohr, tanto che lo usò nel suo stemma a Copenaghen, no? Il simbolo del Tao. Contraria sunt complementa, dice, cioè i contrari, particella e onda, sono complementari, sono la stessa cosa, ok? Questo dice il signor Bohr, che qua si trovava sulla destra alla famosa conferenza di Solvay del 1927, conferenza, e questo è Bohr, conferenza che è passata alla storia per essere la riunione forse con i più grandi fisici del tempo, tutti riuniti insieme. Questo è Schrödinger, questo è Heisenberg, Pauli e altri personaggi. Qua c'è De Broglie, qua ovviamente c'è Einstein, questo è Born e così via.
tutti riuniti a celebrare, se volete, la vittoria dell'idea di Bohr e Heisenberg, per quale il microcosmo è in questa condizione. Nel microcosmo domina il principio di indeterminazione, anche se l'equazione d'onda di Schrödinger può essere usata, ma tendenzialmente usata come la ideava Bohr, cioè come un'onda di probabilità, però è il principio di indeterminazione quello che fa da padrone nella descrizione del microcosmo, e la complementarietà è quella che fa da compendio finale, e quindi viaggiano insieme, se volete, queste due visioni. Allora, vi riassumo: la prima interpretazione, quella di De Broglie-Schrödinger, è che le particelle hanno un comportamento ondulatorio perché sono delle onde, effettivamente, e poi sembrano comportarsi come particelle quando le osserviamo perché c'è un collasso a pacchetto d'onda. La seconda interpretazione è quella di Bohr, quella probabilistica, per cui la funzione d'onda ha solo una funzione astratta, matematica, sono onde di probabilità, ok? E la terza e ultima interpretazione è quella di Copenaghen, quella che dice che il microcosmo è fatto di particelle, ha una natura ondulatoria e particellare contemporaneamente, ma si manifesta l'una o l'altra a seconda di quella che vado a misurare. Quindi, se guardo la faccia particella, la mia realtà la vedrò come particella. Se guardo la faccia onda, la mia realtà la vedrò come onda. Principio di complementarietà.